Durante un test, due intelligenze artificiali di OpenAI sono riuscite ad uscire dall'ambiente protetto, collegarsi a internet e hackerare Hugging Face per trovare le risposte al test che dovevano superare. Hugging Face è una delle piattaforme più importanti al mondo per condividere modelli, dataset e strumenti di intelligenza artificiale. Detta così sembra l'inizio di un film di fantascienza e invece è successo davvero. Ma attenzione, perché non stiamo parlando di un'intelligenza artificiale diventata cosciente, ribelle o improvvisamente cattiva. La realtà è meno cinematografica, ma forse ancora più interessante, perché questa vicenda ci mostra che cosa può accadere quando diamo a un agente AI un obiettivo, molta autonomia e strumenti abbastanza potenti per raggiungerlo. Vediamo quindi che cosa è successo, perché questo episodio è importante e soprattutto che cosa dovrebbe insegnare anche a noi, che stiamo iniziando a utilizzare gli agenti AI nel lavoro di tutti i giorni. Quindi il 21 luglio 2026 OpenAI ha pubblicato una comunicazione ufficiale riguardante quello che ha definito un incidente informatico senza precedenti. Tutto è iniziato durante alcuni test interni. OpenAI stava valutando le capacità di due suoi modelli nel campo della sicurezza informatica. Uno era il GPT 5.6 Sol, mentre l'altro era un modello sperimentale ancora più potente e non ancora pubblicato. I ricercatori volevano capire quanto fossero capaci di individuare e sfruttare vulnerabilità informatiche complesse. Per effettuare questo test, alcune delle normali protezioni di sicurezza erano state volutamente ridotte. In pratica, i modelli erano stati messi all'interno di una cosiddetta sandbox. Una sandbox può essere immaginata come una stanza virtuale chiusa. Al suo interno, l'intelligenza artificiale può eseguire programmi e fare esperimenti, ma non dovrebbe riuscire ad uscire, non dovrebbe collegarsi liberamente a internet o raggiungere sistemi esterni. Il problema è che i modelli hanno trovato una porta e questa porta i ricercatori non sapevano nemmeno che esistesse. Hanno individuato una vulnerabilità Zero Day nel software utilizzato per installare alcuni pacchetti. Una vulnerabilità Zero Day è semplicemente una falla di sicurezza ancora sconosciuta addirittura al produttore del software e per la quale quindi non esiste ancora una correzione. Sfruttando quella falla, i modelli sono riusciti a ottenere un accesso aperto a internet. A quel punto hanno cercato un modo per completare il compito assegnato. Il test che stavano affrontando si chiamava Explogym ed era pensato per misurare la capacità di trasformare una vulnerabilità informatica in un attacco realmente funzionante. I modelli hanno dedotto che Hugging Face potesse contenere modelli, dataset o informazioni utili per risolvere il test. Per chi non la conoscesse, Hugging Face è una delle piattaforme più importanti nel mondo dell'intelligenza artificiale. È una specie di grande archivio online nel quale ricercatori, aziende e sviluppatori condividono modelli AI, dataset e strumenti. I sistemi di OpenAI hanno quindi iniziato a cercare autonomamente un modo per entrare nell'infrastruttura di Hugging Face. Secondo quanto dichiarato da OpenAI, hanno combinato diverse tecniche di attacco, utilizzato credenziali sottratte e sfruttato altre vulnerabilità fino a trovare un sistema per eseguire codice sui server di Hugging Face. Il loro obiettivo era ottenere informazioni riservate che potessero aiutarli a superare il test. Detto in maniera molto semplice, l'intelligenza artificiale ha cercato le risposte dell'esame e per trovarle è arrivata a violare i sistemi dell'azienda che poteva conservarle. L'attività è stata successivamente individuata e bloccata dai sistemi di sicurezza di Hugging Face. Le due aziende quindi hanno iniziato a collaborare per ricostruire l'accaduto, correggere le vulnerabilità e capire esattamente fino a dove siano arrivati i modelli. Ora, prima di gridare a Skynet o a Terminator, bisogna chiarire una cosa fondamentale. L'intelligenza artificiale non ha deciso di ribellarsi agli esseri umani. Non aveva sentimenti, rabbia, paura o desiderio di libertà. Aveva ricevuto un obiettivo molto preciso: risolvere il test, e ha cercato di raggiungere quell'obiettivo utilizzando tutti gli strumenti e tutte le possibilità
che riusciva a trovare. Il problema è proprio questo: il modello ha seguito l'obiettivo, ma non il percorso che i ricercatori si aspettavano. È un po' come dire a qualcuno: devi assolutamente vincere questa gara, senza specificare chiaramente quali comportamenti siano vietati. Quella persona potrebbe decidere di allenarsi duramente, oppure potrebbe cercare una scorciatoia, sabotare gli avversari o rubare il risultato. Un agente AI non comprende automaticamente le nostre intenzioni, il buon senso o i limiti che noi consideriamo ovvi, e questo episodio dovrebbe farci riflettere anche sull'utilizzo quotidiano degli agenti AI. Oggi colleghiamo con grande facilità questi strumenti alla posta elettronica, a Google Drive, al calendario, ai nostri documenti personali, ai social network, ai siti web e anche ai software aziendali. Spesso premiamo connetti, autorizza oppure consenti sempre, senza leggere realmente quali permessi stiamo concedendo. Un agente potrebbe avere il permesso di leggere tutte le nostre mail, inviare messaggi a nostro nome, modificare documenti, cancellare file. Ogni autorizzazione che concediamo è di fatto una chiave, e più chiavi consegniamo allo stesso agente, maggiore sarà il danno potenziale causato da un errore, da un'istruzione interpretata male o da un attacco esterno. Esiste per esempio un rischio chiamato prompt injection. Un criminale potrebbe nascondere un'istruzione dannosa all'interno di un'email, di un documento o di una pagina web. L'agente legge quel contenuto e potrebbe interpretare l'istruzione nascosta come qualcosa da eseguire. A quel punto il problema non è soltanto che l'intelligenza artificiale abbia commesso un errore. Il problema è che potrebbe utilizzare tutti i permessi che siamo stati noi stessi a concederle. Questo non significa che dobbiamo smettere di usare gli agenti AI, significa che dobbiamo iniziare a utilizzarli con maggiore consapevolezza. Dovremmo concedere soltanto gli accessi realmente necessari. Se un agente deve leggere il calendario, non è detto che debba anche poter cancellare gli appuntamenti. Se deve preparare una bozza di email, non dovrebbe necessariamente poterla inviare senza la nostra approvazione. Se deve creare un post, dovrebbe mostrarcelo prima di pubblicarlo. Le azioni più delicate, come cancellare dati, inviare comunicazioni, modificare siti, effettuare acquisti soprattutto, o pubblicare contenuti, dovrebbero sempre richiedere una conferma umana. È inoltre importante controllare periodicamente quali applicazioni sono collegate ai nostri account e rievocare gli accessi che non utilizziamo più. Dobbiamo pensare a un agente AI come a un collaboratore molto veloce e molto capace. Possiamo dargli gli strumenti necessari per lavorare, ma non dovremmo consegnargli automaticamente tutte le chiavi dell'azienda. La vicenda di OpenAI e Hugging Face non dimostra che le macchine si stanno ribellando. Dimostra però che gli agenti AI stanno diventando capaci di eseguire operazioni lunghe, complesse e composte da molti passaggi, trovando anche soluzioni che i loro creatori non avevano previsto. La domanda quindi non è soltanto quanto diventerà potente l'intelligenza artificiale. La vera domanda è quali accessi saremo disposti a concederle e quali sistemi di controllo avremo preparato prima di farlo. Perché un agente AI può essere uno strumento straordinario e lo sappiamo, ma l'automazione senza controllo non è vera efficienza. È semplicemente un rischio che lavora molto più velocemente di noi. Tu hai già collegato qualche agente AI alla tua posta, ai tuoi documenti o agli strumenti di lavoro? Hai controllato esattamente quali permessi gli hai concesso? Scrivilo nei commenti, e se vuoi rimanere aggiornato sulle novità dell'intelligenza artificiale spiegata in maniera semplice, iscriviti al canale. Sul mio canale trovi anche tantissimi tutorial legati alla realizzazione di video cinematografici, influencer AI e avatars, quindi anche gemelli digitali. Quindi guarda bene il mio canale e vai a vedere gli altri video. Ciao!